Eccoci qui, di nuovo dentro Charlino, il nostro mitico van che ci coccola. Siamo tornati dentro Charlie, però ci siamo ricordati che non vi abbiamo aggiornato di una cosa importante. Non vi abbiamo detto che purtroppo fra la nostra attrezzatura un pezzo ci ha abbandonato, e questo pezzo è il nostro tablet. Non so se vi ricordate, avevamo un tablet scassato della Samsung, vecchio, però per noi era determinante. Ci serviva per lavorare, per guardare i film la sera, e questo è molto importante perché ci mettevamo a letto, nel mobiletto finale, diciamo in basso ai piedi, mettevamo il tablet e ci guardavamo i film. Uso il passato perché appunto questo tablet non si accende più e l'abbiamo dovuto cestinare perché non si ripara. Quindi che cosa vi vogliamo far vedere? È arrivato un sostituto, forse? Dietro la camera il regista mi suggerisce che abbiamo preso un sostituto e vi volevamo far vedere questo sostituto perché ne siamo fieri. Allora andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Sono arrivate le pizze. No, non è una pizza, è un gioiello. Okitel, conoscete questo marchio? Sarà un super mega tablet perché noi quando facciamo le cose le facciamo per bene, e è un super tablet perché è bello grande. Vediamo la pellicola, guardate qua che bestia di tablet. Ora ve lo facciamo vedere con gli accessori già montati. Io sono contenta, non vedo l'ora di provarlo. Iniziamo dagli accessori, visto che sono ben visibili. Allora, innanzitutto abbiamo scelto un tablet rugged. Per chi non masticasse la materia, rugged significa che è un tablet bello ignorant, bello insomma tosto, bello massiccio, non so, non mi vengono altri aggettivi. È un tablet che può essere bistrattato, diciamola così. Ovviamente non deve essere tirato violentemente per terra, però insomma noi con la vita da viaggiatori on the road volevamo appunto un tablet insomma bello resistente e robusto ovviamente, e questo ha tutte le caratteristiche. Abbiamo scelto proprio un tablet che avesse queste caratteristiche. Innanzitutto è tutto gommato, rinforzato agli angoli con un bel rinforzo, proprio perché se dovesse accidentalmente sbattere o cadere almeno diciamo la superficie non si rovina, e comunque anche se non avesse questi rinforzi non si rovinerebbe comunque perché ha il vetro anti-shock, anti-urto, quindi veramente in tutto e per tutto è rinforzato, così come sono protette le camere. Abbiamo ben 3 telecamere, ma dopo ve le diciamo. Esatto, dopo magari, visto che il fotografo è lui, vi passo la palla a Fede che vi illustra queste telecamere. Però gli accessori, appunto, dicevamo, ha la zampa posteriore, non so come la possiamo chiamare, tutta d'alluminio, tutta d'alluminio. La zampetta, la come si chiama questa? Il piedistallo, dai. Un piedistallo che può essere ovviamente appoggiato così e ci fa sì che il tablet possa stare in piedi su un tavolo. Esatto, oppure trasportato a mo' di valigetta. Può essere appeso. Molto carino, appeso. Ora non ho dove appenderlo, ma insomma, avendo un gancio lo potete appendere. Lo appendiamo qui in Russia. Se uno ha un gancio dentro il camper, esatto, lo può appendere tranquillamente e avere la televisione. Lo potremmo appendere qui, guarda. Ci mettiamo un gancio e lo appendiamo qui, così abbiamo la TV a tavola. TV dentro Charlie. Se non è sufficiente potete anche togliere questa maniglia, diciamo, ci sono degli altri ganci, questi che qui sono questi, si mettono al posto di quest'altri e supportano la sola fascia posteriore, quindi eventualmente, perché questo potete anche usarlo per telefonare, anche oppure per darmi una manata, se la faccia arrabbiare, stile pizza insomma. No dai, è rugged, non spacco io ma non si spacca lui. Comunque noi non l'abbiamo preso per il discorso telefonate, usato come un telefono, perché ovviamente abbiamo i nostri cellulari, a noi ci serve, come vi dicevo, per lavoro, per guardarci film, e non vi ho detto anche che l'abbiamo preso e voluto fortemente perché ha anche una micro SD all'interno
qui dentro c'è uno slot, si estrae, potete metterci ovviamente la SIM da usare con i vari operatori, ma anche una micro SD, e appunto noi ci serve in questo senso perché nella micro SD possiamo mettere il girato, come in questo caso quello che facciamo normalmente dalla GoPro, l'editing del video, e andare, che ne so, a un supermercato che magari ha il wifi, e mentre facciamo la spesa il signorino tablet ci carica i video che voi vedrete, e questo è il motivo principale, diciamo, per cui l'abbiamo voluto. Quindi deve essere ovviamente performante, con un gran processore, con una RAM potente, sistema operativo mi ricordo Android 13, ora poi per le specifiche è più bravo di me Federico, quindi dopo se vi interessano insomma ve le faccio dire da lui, però ecco, l'abbiamo voluto per queste motivazioni. E quindi vi dicevo, può essere usato con il gancio, ma se vi sembra troppo invadente anche semplicemente con la maniglia, che comunque è molto resistente. E la terza scelta arriva da dietro le quinte è una bella tracolla con tanto di gancetti che si possono, adesso vi faccio vedere perché io mi sono gasata appena ho visto questi qui, i gancetti che possono essere inseriti in questi piccoli anelli, e ovviamente lui può venire con voi e può essere, questa ripeto magari può essere tolta oppure girata dietro, e viene tipo piccola borsetta da passeggio. Così mentre tutte le fanciulle vanno in giro con la borsetta, Marta va in giro col tablet a caricare video al supermercato. Esatto. Può essere una bella idea. Alla fine è una borsetta di moda, diciamo così. La serie, la mia borsetta è differente. Quindi tutte e tre le possibilità di trasportarlo, oppure anche una soltanto, oppure nessuna delle tre, perché se lo tenete praticamente dentro un camper e non avete necessità di appenderlo, ma usarlo così sul tavolo va bene anche, comunque è resistente, non c'è bisogno di mettergli nessuna maniglia, e quindi siamo soddisfatti. All'interno della scatola poi abbiamo anche il caricabatterie, che non tutti lo mettono perché spesso il caricabatterie lo dovete prendere a parte, e abbiamo il cavo di ricarica USB-C, ricarica veloce da entrambe le parti. Qui abbiamo anche il cacciavite che ci serve per fissare le piastrine. Veniamo dunque alle caratteristiche tecniche. Intanto il nome: il tablet si chiama Oukitel RT8, che è l'ultimo nato in casa Oukitel. Come vedete lo schermo è molto grande, abbiamo un rapporto tra i lati di 16:10, ovviamente touchscreen e resistente agli urti, un processore molto potente, 8 cores. Il tablet è dotato di uno slot che può contenere sia una micro SD, dove possiamo ad esempio nel nostro caso caricare i nostri video, e sia la SIM dati. Possiamo usare questo slot anche per avere doppia SIM, quindi può essere un telefono tranquillamente dual SIM. Sul retro abbiamo 3 obiettivi. Uno è l'obiettivo principale, tutti obiettivi Sony da 48 megapixel, quindi potrete fare delle fotografie veramente spettacolari e anche dei video chiaramente in 4K. Abbiamo la telecamera per la fotografia macro da 5 megapixel e un'altra camera che serve per fare le immagini night vision, ovvero in assenza totale di luce. Questa funzione del night vision devo dire che è veramente una cosa che non tutti i telefoni e i tablet possiedono, infatti può essere molto comoda anche nella van life. Mettiamo il caso di bucare una gomma, speriamo non accada mai, di notte non abbiamo le luci perché siamo in difficoltà, possiamo utilizzare questo tablet con la visuale notturna e vedere tutto come se fosse giorno. Può essere usato anche per fare caccia fotografica agli animali notturni, può essere usato in tantissime situazioni. Vi mettiamo in sovraimpressione un video girato con questa telecamera notturna per farvi vedere la potenzialità. Guardate che immagini che riesce a tirare fuori. Stiamo facendo queste immagini al buio totale e come vedete si vedono benissimo dettagli che a occhio nudo sarebbero impossibili da percepire. Quindi veramente un'ottica molto performante. Pensate che la memoria interna è di ben 256 GB che può essere estesa con una micro SD fino a 2 TB, quindi avrete tantissimo spazio a disposizione. Per quanto riguarda le prestazioni, oltre al potentissimo processore abbiamo una
RAM di ben 12 giga che può essere utilizzata anche per far girare su questo tablet i videogiochi più prestazionali, giochi e film che potrete gustare con un audio d'eccellenza grazie a ben 4 casse integrate, casse che sono veramente potenti. Come detto, una delle caratteristiche principali è di essere un rugged tablet, infatti ha un codice IP68 che ci garantisce un'ampia protezione contro acqua, sabbia, urti, e quindi nella vita del van lifers, del campeggiatore e anche di chi vuole fare trekking, dove potremmo avere il tablet dentro uno zaino o anche semplicemente a tracolla, questo sarà protetto ampiamente. Ma uno degli aspetti che più ci è piaciuto di questo tablet è la sua batteria. Abbiamo una batteria da 20.000 mAh che ci garantisce la riproduzione continua di video, ad esempio per ben 12 ore filate senza interruzioni. Oppure possiamo avere ben 3 mesi di autonomia in stand-by, quindi se usiamo il tablet per ricevere telefonate lo possiamo tenere acceso 3 mesi senza alcun problema. Ovviamente la durata effettiva saranno dei valori intermedi in base al vostro utilizzo che ne farete. Se questo tablet vi è piaciuto quanto è piaciuto a noi per queste caratteristiche, e ci sentiamo già di consegnarvelo specialmente a voi campeggiatori, viaggiatori, per queste prestazioni appunto che vi abbiamo descritto, vi mettiamo, ovviamente non vi abbiamo detto tutti i particolari, se vi interessano vi mettiamo il link sotto, come sempre andate a sbirciare, a dare un'occhiata, troverete tutte le caratteristiche tecniche, troverete le misure, il peso, prezzo e quant'altro. Oppure, se e a noi ci farebbe gran piacere e vi ringrazieremo in anticipo, se vi interessa acquistarlo, lo mettiamo come per tutti i nostri prodotti nel nostro negozio Amazon, e acquistandolo da lì noi riceviamo quella piccolissima percentuale che poi diciamo ci sostiene e sostiene noi e Charlie nel nostro viaggiare, quindi per quello vi ringraziamo in anticipo. Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta e non vediamo l'ora di guardarci un bel film spaparanzati, così si dice, nel letto con il nostro super tablet. Io ho attraversato sicuramente un periodo molto fertile che iniziò nel 1990, il Barbiere di Siviglia, la depressione di Giampaolo Cresci. Ma ci ho messo 25 gocce di lassativo. Quante? Ah, a me 10 non mi fanno niente. Tutto quello che ti ho dato da stirare da smacchiare, no? Quello da prete, Mi sono scordata, l'ho mandato in tintoria. No! Tu mi adori? Sì. E allora lo vedi che la cosa è reciproca?